delle discussioni. Continuiamo il nostro approfondimento con una rappresentante di una società che ha fatto la storia della trasformazione tecnologica dell'industria assicurativa italiana. Mi riferisco a RG. Marta Leoni, Product Manager RG. A te il floor. Ciao. Grazie. Marta. Buongiorno a tutti. In RG sviluppiamo core system per il mondo assicurativo che gestiscono il business di compagnie in tutta Europa. E proprio da questo osservatorio privilegiato stiamo accorgendo che questi sistemi e il modo in cui questi sistemi verranno utilizzati sta cambiando profondamente. Oggi voglio portarvi nel prossimo futuro per qualche minuto. Vedremo un video che racconta la storia di un rinnovo di una polizza. Una storia, uno scenario in cui i clienti, gli intermediari e gli underwriter lavorano assieme ai loro assistenti digitali, ai loro agenti AI. Ma non è fantascienza, è uno dei possibili scenari in un mondo multiagente. E dopo aver visto il video proveremo a vedere assieme qual è l'ingrediente essenziale per far funzionare davvero questo tipo di scenari. Ciao Marco, la tua polizza auto è in scadenza. Ti suggerisco di aggiungere la copertura eventi atmosferici. Vuoi che contatti l'insurance advisor di Luca per richiedere un preventivo di rinnovo e confrontarlo con altre offerte? Procedi con il preventivo di rinnovo e aggiungi la copertura eventi atmosferici. Sto recuperando le informazioni del tuo profilo e inviando la richiesta all'insurance advisor di Luca, il tuo intermediario. Ciao Luca, Marco Gilberti ha richiesto il rinnovo della sua polizza, aggiungendo la copertura eventi atmosferici. Non posso fornire un preventivo a causa dello storico grandine e dell'esposizione territoriale, ma posso richiedere una revisione assuntiva. Procedo? Sì, procedi con la revisione assuntiva. Ok, procedo con la richiesta. Nuova notifica. Richiesta di estensione di copertura per polizza auto in rinnovo. Dati rilevati. Garanzia eventi atmosferici. Sinistro grandine nel 2022. Esposizione territoriale alta. Ecco le opzioni disponibili. Accettazione con adeguamento premio confermata. Aggiorno i dettagli e invio la proposta all'agenzia. Ciao Luca, è stata aggiornata la proposta di rinnovo per Mario Gilberti, con un aumento del premio del 18%. Ti suggerisco di applicare lo sconto retention disponibile. Vuoi che proceda? Pronto Luca, dimmi pure. Ciao Marco, ti chiamo per il rinnovo della polizza auto. Purtroppo gli ultimi sinistri incidono un po' sulla valutazione. Possiamo comunque mantenere la copertura sugli eventi naturali, ma ci sarebbe un leggero aumento del premio e la franchigia un po' più alta. In alternativa, possiamo rivedere insieme le coperture per trovare la soluzione migliore. Capisco. Dopo gli ultimi sinistri mi sembra ragionevole. Per me va bene mantenere la copertura. Mandami pure il preventivo aggiornato, così lo guardo. Procedo con l'applicazione sconto e l'invio del preventivo. Ciao Marco, è arrivato il preventivo di rinnovo. È una buona offerta rispetto alle alternative disponibili sul mercato. Ti consiglio quindi di procedere. Conferma il preventivo e procedi con il rinnovo. Perfetto, confermo le condizioni aggiornate e procedo con il pagamento. Quello che abbiamo visto è uno dei possibili scenari in un'assicurazione multiagente. Uno scenario in cui il cliente, l'intermediario, l'underwriter ha lavorato assieme al suo agente digitale, in cui non interagiscono solo i sistemi e le persone, ma umani assieme ai loro agenti AI.
Ma qual è l'ingrediente essenziale per far funzionare davvero questo scenario? Proviamo a capirlo partendo proprio dallo use case che abbiamo appena visto. Abbiamo visto 3 attori umani, Marco, il cliente, Luca, l'intermediario, e Anna, l'underwriter, e 3 attori agentici, i loro assistenti. Vediamo come hanno collaborato tra loro. Primo momento, l'assistente di Marco non si limita a notificare una scadenza, ma capisce il contesto, propone delle azioni, ti aggiungo una copertura, contatto Luca, confronto l'offerta con quella di altre compagnie. Secondo momento, la richiesta arriva a Luca e il suo assistente cosa fa? Interagisce con il core system della compagnia, recupera i dati, aggiunge la copertura, verifica le regole del processo e capisce che serve una revisione assuntiva. E qui entra in gioco Anna, l'underwriter, ma non è sola, c'è il suo assistente digitale che permette di analizzare il contesto, di nuovo proporre delle azioni, accelerare la decisione. Per cui alla fine Anna decide, Luca negozia e Marco valuta. Chiariamo subito una cosa, quando abbiamo visto il video sembrava quasi una conversazione fluida tra umani e agenti. Non potevano quindi solo parlare tra loro? La risposta è no. Sia l'assistente di Luca che l'assistente di Anna, per capire il contesto e proporre delle azioni, hanno bisogno di accedere ai dati e ai processi che stanno nel core system della compagnia. Perché questo? Finché gli agenti si scambiano informazioni è tutto semplice, ma quando devono attivare un processo, eseguire una regola, allora non stanno parlando, stanno operando. E per operare serve un sistema che garantisca affidabilità, coerenza, compliance, robustezza, come diceva anche Davide Cis nel panel di stamattina. E quel sistema è il core system. Vediamolo un pochino più da vicino. Il core system è il luogo dove vengono definiti i prodotti, le tariffe, le regole di underwriting, i processi. È il sistema che gestisce le informazioni, i workflow di tutta la compagnia. Giusto per darvi un ordine di grandezza, le nostre installazioni sulle compagnie europee gestiscono più di 50 milioni di polizze, 20 miliardi di raccolta premi. Questi numeri ci dicono una cosa, che il core system non può essere sostituito da un agente AI. Vediamo chi è che accede al core system oggi. Ci sono degli utenti che usano l'interfaccia grafica, ci sono i sistemi che usano l'interfaccia programmatica, l'API. Ma gli agenti? Come fanno gli agenti a interagire con il core system? Abbiamo un problema, gli agenti devono interagire con il core system, ma il core system non è stato progettato per loro. Che linguaggio parlano? Come fanno a capire quali sono le azioni che possono eseguire e quelle che non possono eseguire? Come capiscono come eseguirle correttamente? E qui entra in gioco il Model Context Protocol. In parole semplici, il Model Context Protocol è un protocollo che permette ai sistemi di esporre le proprie capabilities in modo comprensibile e utilizzabile da un agente AI. In altre parole, in questo modo un utente umano può parlare in linguaggio naturale con un core system attraverso il suo agente. Pensate al Model Context Protocol come a un traduttore operativo, quindi il sistema non espone soltanto più API tecniche, ma espone risorse e azioni comprensibili da un agente AI. MCP permette quindi per ogni azione di spiegare che cosa serve per eseguirla, quali sono le sue regole, che risultati produce. E in questo modo un agente riesce a individuare l'azione corretta ed eseguirla correttamente. MCP quindi è la chiave che fa sì che trasforma il core system in un sistema utilizzabile da un agente AI. E qui vi faccio una domanda, ma le compagnie sono pronte?
Quando milioni di personal assistant saranno pronti a confrontare offerte, negoziare condizioni e attivare processi, cosa succederà? Anche Luca e Anna avranno bisogno dei loro personal assistant e il volume esploderà. E qui, se il core system è un core system legacy, diventa un collo di bottiglia. Se il core system invece è un core system moderno, diventa un abilitatore. E questo è proprio quello su cui stiamo lavorando. Stiamo evolvendo il nostro core system in modo tale da poter esporre nativamente, tramite il protocollo MCP, le proprie capabilities, in modo tale che sia utilizzabile da un agente AI. E non solo, per tutti quei nostri clienti che vorranno un agente pronto all'uso, stiamo andando anche a sviluppare i nostri agenti che dialogano, che saranno integrati nativamente con il core system per supportare l'utente in tutti i processi chiave. E queste evoluzioni saranno disponibili quest'anno. Quindi quello che vi ho raccontato finora non è qualcosa che stiamo immaginando per il prossimo futuro, ma qualcosa su cui stiamo già concretamente lavorando. E non ci fermiamo qui. Finora abbiamo visto come il core system deve evolvere per poter dialogare con gli agenti, ma c'è un altro aspetto altrettanto importante, che è ripensare il core system in un'ottica AI first anche per gli agenti umani, per gli utenti umani. E per questo motivo stiamo inserendo all'interno di tutti i nostri moduli delle funzionalità AI che permetteranno di aumentare l'efficienza operativa degli utenti, e di aumentare la loro capacità decisionale ed operativa. E questi sono alcuni degli use case su cui abbiamo lavorato finora: ridurre la manualità nella gestione dei documenti, supportare gli utenti nella configurazione di prodotti e soprattutto tariffe, nella scrittura di tariffe e regole complesse, o supportare gli utenti nell'analisi dei dati, aumentando la loro capacità decisionale per poter prendere decisioni più rapide e data driven. Concludo con 3 messaggi. Quindi il primo: il core system non può essere sostituito da un agente AI. Questo perché in un mondo in cui, in un mondo di agenti, serve un sistema che garantisca quel determinismo, quell'affidabilità, quella robustezza, e questo sistema è il core system. Il secondo punto è che il paradigma sta cambiando. Finora abbiamo progettato core system per gli utenti umani, adesso dobbiamo progettare i core system anche per gli agenti AI che lavorano con loro. E non è solo una nuova interfaccia, è un cambio di modello. Il terzo messaggio è: la vera sfida non è costruire un agente, è industrializzare. Non è gestire uno use case, ma gestire milioni di personal assistant che confrontano offerte, che negoziano condizioni, che attivano processi. Subito dopo il video ci siamo fatti una domanda, ci siamo chiesti: ma qual è l'ingrediente essenziale per far funzionare davvero lo scenario che abbiamo visto? E abbiamo visto che la risposta è il core system, non nel modo in cui l'avevamo pensato finora, ma una sua evoluzione AI first. Chiudo con una metafora. Se immaginiamo che le assicurazioni sono il nostro cellulare, in questa metafora allora gli agenti sono le app e il core system è il sistema operativo che sta sotto. Quindi quello che le compagnie devono chiedersi non è solo: abbiamo le app, abbiamo gli agenti, ma abbiamo davvero un core system, un sistema operativo in grado di farli lavorare? E con questo vi ringrazio per l'attenzione.